Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo una crostata semplicemente deliziosa. La crostata beneventana si chiama anche crostata portoghese proprio per la sua crema che richiama il pastel de nata, un dolce tipico portoghese. Ti metto gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video, nel blog e anche nel primo commento sotto il video per facilitarti. Adesso vieni con me in cucina e prepariamo insieme questa crostata deliziosa. Preparo la pasta frolla, metto la farina all'interno della terrina, inizio a grattugiare con una grattugia a fori larghi il burro freddo di frigorifero, in tal modo otterrò un composto sabbioso in un attimo. Infarino bene il burro e poi lo grattugio. Con i polpastrelli delle dita unisco il burro alla farina. Ed ecco il composto sabbioso, pronto in un attimo. Metto lo zucchero, un pizzico di sale, il lievito, sempre setacciandolo, e un uovo medio. Aromatizzo con la scorza di limone non trattato ed inizio ad impastare, prima con la forchetta e poi con le mani. Ecco la pasta frolla pronta in un attimo, la sistemo nella pellicola alimentare e la metto nel frigorifero a riposare perlomeno per mezz'ora. Per farla freddare prima puoi anche schiacciarla. In frigorifero. Mentre la pasta frolla si sta solidificando, preparo la crema. Metto il latte all'interno di un pentolino, aggiungo lo zucchero, metto la scorza di limone, solo la parte gialla perché la parte bianca conferisce un sapore amarognolo. Porto il tutto sul fuoco e faccio scaldare il latte, non dovrà bollire, dovrà semplicemente sciogliere lo zucchero. Quindi basterà portarlo a una temperatura di circa 40 gradi. Mescolo fin quando lo zucchero non si sarà sciolto. Lo zucchero si è sciolto, tolgo il latte dalla fiamma. Adesso rompo le uova in una terrina e le sbatto con la forchetta. Aggiungo le uova al composto e mescolo. Adesso filtro il composto. Così andrò ad eliminare sia la scorza di limone che eventuali residui dell'uovo. Come già ti ho detto, la crema è fredda perché l'ho scaldata il giusto necessario per sciogliere lo zucchero. A questo punto inserisco il liquore strega. Ne metto circa 20 grammi, quindi più o meno 4 cucchiai. Mescolo. Adesso prendo la frolla dal frigorifero. La ricompatto un attimo. Se è più elastica andrai a stenderla meglio. Stendo la frolla, infarino il piano di lavoro, metto della farina anche sul panetto. Prima picchietto il panetto delicatamente da entrambi i lati e poi la stendo. Puoi stenderla anche su un foglio di carta forno.
Sistemo la frolla sulla tortiera. Dopo aver sistemato la frolla ci passo il matterello sopra e tolgo gli eccessi. Adesso metto i savoiardi all'interno della tortiera. I savoiardi vanno messi all'isca di pesce. Gli spazi vuoti li andrai a riempire con il savoiardo tagliato. Ho incastrato bene tutti i savoiardi. A questo punto devo metterci la crema preparata. La crema preparata la devi mettere piano piano, dando modo al savoiardo di assorbirla. E una volta cotta sarà di una cremosità insieme al savoiardo incredibile. È una torta che va gustata fredda. Posso infornare nel forno già caldo, statico, a 180 gradi perlomeno per 40-45 minuti. Noterai quando è cotta anche dalla doratura. Metto la torta nel secondo livello del forno partendo dal basso, perché avrà bisogno di cuocere più alla base che sulla superficie. Intanto metto 40 minuti e poi vediamo la cottura. Ed ecco la torta pronta dopo 40 minuti di cottura. Ed ecco la torta pronta, adesso la lascio freddare completamente, perché come già ti ho detto è molto più buona fredda, con una spolverizzata di zucchero a velo. Metto la crostata su un vassoio di portata. Per evitare di rovinare i savoiardi ci metto sopra un foglio di carta forno. Perfetta. È una crostata bellissima, anche scenografica. Una spolverizzata di zucchero a velo. Senza esagerare. E la crostata è pronta. E adesso prova assaggio. La pasta frolla è deliziosa. Il savoiardo acquista una consistenza cremosa e spugnosa. Ma cosa sei? Una delle 7 meraviglie.
prova assaggio superata. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta fatemelo sapere con un like oppure un commento sotto il video. Mi raccomando, ricordati di attivare la campanella delle notifiche, così riceverai sempre un avviso quando pubblicherò un nuovo video. Se non sei ancora iscritto al mio canale, ti invito ad effettuare l'iscrizione. E scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima videoricetta!